Ciao a tutti! In questo video vedremo come scegliere un terriccio che sia ideale per i peperoncini. I terricci si possono trovare un po' ovunque, nei negozi specializzati di giardinaggio, logicamente, nei negozi di fai da te, al supermercato e addirittura ho trovato dei terricci in un negozio per prodotti di pulizia. Dunque, la prima cosa da considerare è che il terriccio sia un terriccio universale o specifico per gli ortaggi. La seconda cosa da fare è controllare la lista degli ingredienti, cioè la composizione, per assicurarsi che non contenga torba. Ma che cos'è la torba? Semplificando, la torba è un tipo di compost non completamente decomposto e si forma in ambienti particolari come le paludi e ci può mettere anche migliaia di anni. Grazie alle sue qualità è particolarmente apprezzata dai vivaisti, ma la sua estrazione provoca la distruzione delle paludi e la scomparsa della biodiversità di questi luoghi. Inoltre le paludi hanno la capacità di assorbire e di trattenere la CO2 e distruggendole questa viene liberata nell'atmosfera aumentando il surriscaldamento globale. In Svizzera la sua estrazione è vietata dal 1986 e spero tanto che presto lo sarà in tutto il mondo. Tornando a noi, la terza cosa da fare è controllare la consistenza del terriccio, che non deve essere troppo compatto. Infine è importante capire quanto sia prefertilizzato, così da sapere quando procedere con la prima concimazione. Ecco le 4 cose principali da controllare per valutare la qualità e la validità di un terriccio. Ma ora vi mostrerò nella pratica come fare. Seguitemi! Nei negozi di fai da te si possono trovare diverse marche di terricci per coltivare i peperoncini. Come abbiamo visto, la prima cosa da fare è scegliere un terriccio universale oppure specifico per ortaggi. Io ho acquistato questi 5 terricci. Il primo è della Composana, è un terriccio universale da 6 franchi 10 litri. Leggendo dietro la confezione, possiamo notare che è un terriccio prefertilizzato con una concimazione importante che dura per addirittura 8 settimane. Quindi non c'è bisogno di concimare nei primi 2 mesi. Poi vediamo che nel terriccio c'è anche della perlite per renderlo più drenante e un attivatore radicale. Qui possiamo leggere la composizione. Contiene del compost, fibre di legno, humus di corteccia, perlite e concime. Adesso vediamo come si presenta. Questo terriccio è bello scuro, relativamente fine, profumato di bosco, piacevole da tenere in mano. Si sente che è un terriccio di qualità e comprimendolo tra le mani, come potete chiaramente vedere, non rimane compatto, si disfa subito e questo è molto importante. Il secondo terriccio è sempre universale ed è una marca più economica, da 2 franchi per 10 litri, logicamente senza torba. Sul retro troviamo qualche consiglio. Contiene sostanze nutritive sufficienti per 2-3 settimane. La composizione comprende compost, truccioli di legno a grana fine, terra di campagna e concime a base minerale. Il pH è tra i 7 e 8. Sotto avvertenza si legge che l'elevata attività biologica del terreno può provocare la formazione di funghi e odori sgradevoli, che però non pregiudicano in alcun modo la crescita delle piante. Consigliano di utilizzare un sottovaso perché potrebbe uscire del liquido marrone quando si dà acqua, un liquido innocuo, che però potrebbe macchiare il terreno su cui sta il vaso. Se lo teniamo sul terrazzo su piastrelle come queste qua, potrebbero macchiarsi. La consistenza è più grossolana, resta più compatto di quello che abbiamo visto prima. Infatti, schiacciandolo nella mano, vedete come si disfa con più difficoltà. In questo caso possiamo aggiungere una manciata di perlite oppure del granulato o qualsiasi. Passiamo al prossimo terriccio che è sempre universale, da 4 franchi per 10 litri. Possiamo leggere un po' di consigli sul retro della confezione, praticamente le stesse cose di quello precedente. È un prodotto composto da compost, fibre di legno,
compost di corteccia e ha sostanze nutritive per circa un mese di coltivazione. La consistenza mi sembra un po' più grossolana di quello precedente. Il compost non è estremamente maturo, infatti questi pezzetti di legno sono ancora intatti e rimane parecchio compatto. Quindi io metterei anche 2 manciate di perlite. Il quarto terriccio è un prodotto svizzero da 4 franchi per 10 litri, logicamente senza torba. È un terriccio universale già concimato, ricavato al 100% da materie prime svizzere. Grazie alle sue caratteristiche offre condizioni ideali per la crescita delle piante. Possiamo vedere che la consistenza è molto positiva, molto buona. Tutti i pezzetti di legno che ci sono all'interno sono praticamente molli, sono in uno stadio di decomposizione molto più avanzata a confronto dei terricci visti precedentemente. È veramente piacevole, la qualità si nota a occhio, è nettamente migliore di tutti gli altri. Pur pressandolo con la mano, anche in maniera molto decisa, si sgretola subito. Adesso passiamo al quinto terriccio da 6 franchi per 10 litri, che è il terriccio che ho utilizzato fino all'altro giorno, con cui mi trovavo meglio. Molto soffice, anche questo è un terriccio senza torba. Però oggi mi sono reso conto di una cosa, leggendo attentamente sul retro ho notato qualcosa di fastidioso. Purtroppo questo terriccio contiene fibre di cocco. E le fibre di cocco sono quasi al pari della torba, perché per produrle si inquina tantissimo e si spreca tantissima acqua. Inoltre, la fibra di cocco viene prodotta non in Svizzera, ma nei paesi dove crescono le noci di cocco. Quindi viene lavorata in quei paesi e poi viene spedita fin su qua in Svizzera, e quindi di ecologico ha ben poco. Quindi, anche se è un buon terriccio, d'ora in poi non lo comprerò più. Scrivere che è senza torba e sottolinearlo, evidenziarlo come se fosse una cosa positiva è giusto, perché è positivo. Ma se poi nella composizione mi ci metti la fibra di cocco, hai annullato la positività dell'assenza di torba. È come quegli alimenti che trovi al supermercato, per esempio, dove scrivono a caratteri cubitali senza olio di palma, poi vai a leggere dietro negli ingredienti. Come primo ingrediente, magari anche scritto in grassetto, c'è olio o grasso di cocco. Che non è peggio, ma... Quindi, come per tutti i terricci che contengono torba, cerchiamo di evitare anche i terricci contenenti fibra di cocco. In conclusione, direi che tra questi 5 terricci il migliore in assoluto è quello della Ricoter, perché oltre ad essere quello che qualitativamente è migliore, è anche quello che ecologicamente è il migliore, perché contiene soltanto materiale svizzero. Al secondo posto metterei quello della Compo Universale, di cui fanno anche uno specifico per ortaggi che trovo sia un pelino migliore, anche se il costo è di 7,50 franchi per 10 litri. Dopodiché i 2 della Migros, mentre che quello della Compo leggero, a causa della presenza della fibra di cocco, non merita nemmeno di entrare in classifica. Se invece volessimo fare una scelta ancor più economica, ancor più ecologica, possiamo recarci in un centro di compostaggio dove raccolgono tutti i resti da giardino. Li lavorano per effettuare una cernita iniziale, eliminare tutte quelle piante che sono ammalate, eliminare pezzi di plastica, cose non decomponibili, e dopo svariati mesi producono del compost che poi lo mischiano con del terriccio, creano delle varie miscele a dipendenza dell'utilizzo e rivendono questo terriccio prodotto in maniera economica ed ecologica. Per esempio, in questa azienda vicino a casa mia recuperano tutto il materiale che gli viene portato dai giardinieri, creano dei mucchi che dopo 2 mesi vengono mischiati e rigirati formando altri mucchi. Vanno avanti così fino a quando saranno passati 12 mesi. Dopodiché questo compost viene sterilizzato. A questo punto sarà un compost maturo pronto all'uso. Viene venduto puro per l'utilizzo nell'orto. Se ne mette uno strato superficiale, poi con la zappetta si va a farlo incorporare.
Se no, creano appunto delle miscele, per esempio al 50% di compost, 50% terra di campo, per le aiuole o per esempio per le piante in vaso. Volendo ci si può anche far fare una miscela su comanda, su richiesta, quello che si vuole. Ci si può anche far mettere il fertilizzante che si desidera. Qui vediamo una zona self-service dove troviamo dei mucchi di terricci. Qua c'è compost puro. Questo è un mix terra di campo e compost e qui abbiamo la pacciamatura di corteccia di pino. Un sacco da 50 litri costa 3 franchi, solo il sacco che poi logicamente uno lo riutilizza. La pacciamatura costa 11 franchi il sacco, quindi poco più di 2 franchi per 10 litri. Mentre il compost e il terriccio costano 6 franchi per 50 litri, quindi poco più di 1 franco per 10 litri. Questo è il terriccio che costa decisamente meno di tutti gli altri in commercio. È del luogo, quindi non ha fatto chilometri per arrivare qui, quindi è estremamente economico, estremamente ecologico, è il top. Queste realtà esistono anche in Italia. Giusto l'altro giorno ne stavo parlando con un amico sulla chat di Telegram a cui vi invito a iscrivervi se vi interessa, dove troverete una community molto positiva, si ride, si scherza e si parla di peperoncini, ma non solo. Vi lascio il link nella descrizione del video. Dicevo che questo amico ha trovato in Italia, in vendita, mi sembra in un supermercato, del terriccio a 4 euro per 45 litri, quindi estremamente economico. Ed è anche ecologico perché ha la stessa modalità di quello che vi ho appena spiegato. È fatto in Italia con materie prime italiane, non contiene torba, e quindi è fantastico anche quello, è compost maturo, fantastico, ecologico, economico e perfetto per i peperoncini. Logicamente, come giustamente ha sottolineato un altro amico con grande esperienza nella coltivazione dei peperoncini, sempre nella chat di Telegram, bisogna poi vedere nella realtà se questo terriccio effettivamente è un buon terriccio. Ma io sono dell'idea che se utilizzando un terriccio senza torba, prodotto con materie prime italiane, quindi molto ecologico, economico, è meglio rinunciare a una resa stratosferica e raccogliere qualche manciata in meno di peperoncini, ma avere un occhio di riguardo nei confronti dell'ambiente. Cosa ne pensate voi? Ma adesso andiamo a vedere il terriccio, il compost e la pacciamatura che ho acquistato in questa azienda. Questa è la corteccia da utilizzare come pacciamatura, mentre qui abbiamo il terriccio più chiaro e di là il compost più scuro. Il terriccio rimane parecchio compatto, quindi c'è bisogno di un intervento con della perlite sicuramente. Rimane parecchio compatto, quindi io ci metterei anche 3-4 manciate di perlite per ovviare a questo problema. Però credo che sia comunque un ottimo terriccio. Qui abbiamo il compost puro, con dentro parecchie parti ancora non decomposte. Logicamente si compatta parecchio, ma comunque non andrebbe utilizzato puro, ma andrebbe incorporato allo strato superficiale dell'orto. Questo qua invece è un altro compost di cui vi parlerò in un altro video. Guardate com'è bello soffice. Non si compatta per niente. Come potete notare già contiene della perlite e questo compost è fantastico, ma di questo ve ne parlerò in un altro video. In conclusione, la scelta del terriccio per i peperoncini richiede attenzione e consapevolezza. Come abbiamo potuto vedere, non bisogna investire un patrimonio per ottenere dei terricci di qualità ed ecosostenibili. Quindi privilegiate prodotti senza torba e provenienti da agricoltura locale. Considerate il compostaggio come un'alternativa ecologica ed economica. E se è fatto bene sarà superiore a qualsiasi altro terriccio che troverete in commercio. Anche se al momento potresti non trovare del terriccio senza torba nel tuo negozio preferito, è importante non demordere e continuare a richiederlo. La richiesta dei prodotti senza torba da parte dei consumatori è fondamentale per stimolare il cambiamento nel settore agricolo e per la tutela dell'ambiente. Se avete domande, come sempre lo spazio sotto al video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me questa domenica
e piccanti saluti. Red Joe.